Ciao a tutti! Approfittiamo di questa giornata per conoscere meglio le piante dei lamponi, su quali rami fruttificano e come dobbiamo comportarci coi getti dei vecchi lamponi e coi polloni. La stagione è molto avanti, però ci sono alcune cose che si possono ancora vedere. Allora, abbiamo lo stelo del lampone che ha già i germogli nuovi con le fioriture. Possiamo vedere che è già stato potato, per cui l'ho leggermente spuntato di circa 1/3 rispetto alla crescita e sono tutti spuntati. Vediamo che alcuni non sono nemmeno stati spuntati, per cui vedete la lunghezza. Arriva a un certo punto, si piega così, io circa lo taglio, per cui lo taglio circa di 1/3. Vediamo anche che ci sono i getti dei lamponi dell'anno scorso che hanno prodotto, vedete, eccolo qua, ve ne ho tagliato uno, riesco a recuperarvene un altro. E vedete che su questi si vede lo stelo che sale, i rametti laterali dove hanno prodotto in questo caso il frutto. Potete vedere qua perché l'effetto è esattamente questo. Lo stelo che sale, i getti laterali con la fruttificazione. Eccola qua. Questo di stelo, che sono tanti, l'anno prossimo saranno morti, nel senso che li troveremo in primavera in questo stato. Finiscono tutti nel compostaggio. Cosa avviene? Che alla base crescono i polloni nuovi, eccoli qua, vedete quanti ce ne sono? Questo, ecco, questi sono gli steli che l'anno successivo porteranno frutto, per cui cosa avrò bisogno di fare? Uno, di lasciarne alcuni che andranno su, cresceranno fino all'altezza di 1 metro, 1,20 m, ce ne sono qualcuno anche più piccolo, lo vedete qua, per cui alcuni cresceranno quest'anno nella stagione vegetativa, andranno a legnificare, per cui diventeranno legnosi in questo modo e l'anno prossimo mi produrranno frutti. E alcuni, fra un po', quando sono un pochino più in maturazione, potrò trapiantarli. Come si prelevano i polloni per il trapianto e con quali criteri? Selezionando, anche semplicemente, vedete, hanno una radice, posso andare a prelevarli. Invece hanno lo stelo che sale e qui vedete il laterale. Io devo andare a tagliare e a scavare almeno per un 7-8 cm a destra e a sinistra dello stelo, intercetto la radice, che è una radice a stolone che cresce sottoterra, pochi centimetri, 4-5 cm sottoterra, la taglio e quella avrà i peli radicali che potrò trapiantare, cercando di ottenere un effetto di diradamento dell'intera macchia di cespuglio, di lamponi. Avrò alcune che salgono, considerato che il vecchio stelo di quest'anno in produzione morirà, per cui avrò degli steli nuovi che andrò a tagliare per 1/3 di vegetazione e alcuni potrò ripicchettarli. Calcolate che qui ne sono state messe poche piante, nel giro di pochi anni si è sviluppato in questo modo. All'interno stanno crescendo tutti i polloni nuovi, vedete? È proprio la necessità di diradare. Guardate questi che sono un pochino più in vegetazione. Ecco. Quello è un lampone rosso, questo è un lampone giallo, vedete che la vegetazione ha il suo stelo che sale su, poi ovviamente ognuno avrà il suo spazio di crescita, vedete i gambi che sono stati tagliati della vegetazione dell'anno scorso, questo, più avanti ce n'è uno, considerate che l'anno prossimo farò il taglio su questi, e alla base vedete che crescono dei polloni nuovi.
questo, sta arrivando qua, stanno arrivando qua. Cioè ogni anno va a sostituirsi lo sviluppo. Saul, perché tagli i rami vecchi a circa 10 cm da terra? Io nella pulizia e nel taglio del ramo dell'anno precedente non vado a raso terra a tagliare, lascio un 10 cm di parte legnosa, nel senso che essendo che li coltivo non su filo, per cui non a filare, ma in forma libera, cosa avviene? Che tagliandoli un 10 cm mi rimane la ceppaia senza danni, cioè non vado giù nel terreno a raso filo a fare entrare marciscenze, per cui le lascio un 10 cm di gambo, in modo che poi i polloni salgono e quelli che sono lì vicino li lascio, quelli che sono come dire, allontanati con una vegetazione che invade, perché poi è invadente il lampone, vado a ripicchettarlo ridando una disposizione. Rimani con